Ciao a tutti e benvenuti a Bologna, per quella che non è una prova. La moto alle mie spalle, la Ducati Street Fighter, avremmo dovuto provarlo esattamente oggi, in questo momento, in Spagna, a Ronda. La presentazione naturalmente è saltata per coronavirus. Ducati generosamente ci ha offerto la possibilità di effettuare la prova in autonomia, qui ritirando la moto a Bologna. Ma noi, in ossequio nel rispetto di quello che è il messaggio che vi abbiamo mandato, state a casa, abbiamo pensato di comportarci esattamente come se fossimo stati voi, perché non c'è niente di indifferibile nella prova di una naked da 200 cavalli che evidentemente non è il momento di fare in questo momento per strada. Ci sono dei rischi, ci sono dei pericoli e soprattutto vi porteremo alla prova di una moto che in questo momento, ammesso che riusciate a comprarla, sicuramente non potete usarla. Quindi abbiamo preferito tornare a farvela vedere più in dettaglio questa volta, in attesa di poter realizzare una prova con tutti i crismi di sicurezza e di coscienza, perché a volte conta anche questo. Quindi partecipe del vostro dolore, ma voi potete immaginare quale sia il mio dolore ad averla qui sotto le mani e a non poterla usare come vorrei e come si merita. Andiamo a vedere come è fatta la Ducati Street Fighter V4S. Forza! Ed eccola qui la Ducati Street Fighter V4S. L'avete già vista perché sicuramente non è una novità, ve l'abbiamo già fatta vedere in occasione della Ducati World Premiere a ottobre, poco prima, un paio di settimane prima di EICMA, e poi naturalmente chi è venuto all'EICMA l'ha vista da vicino e l'ha toccata con mano. Partiamo dall'estetica, estetica sicuramente polarizzante per una naked così cattiva, così aggressiva e così, se volete, innovativa nell'estetica. Le alette aerodinamiche che derivano dal pacchetto aerodinamico della V4R e della Superbike con cui Ducati ha iniziato a correre lo scorso anno, sono un elemento che separa, che polarizza i gusti. C'è chi le ama, chi ne apprezza la cattiveria e chi sinceramente proprio non le manda giù su una naked come questa. Quello che possiamo dire è che sicuramente hanno una componente funzionale, perché sono capaci di applicare ben 28 kg di carico aerodinamico in velocità e quindi stabilizzano la moto sia in accelerazione sia in velocità, dando modo a Ducati di definire delle quote ciclistiche che non siano esagerate, quindi troppo improntate sulla stabilità per una naked, che invece deve offrire il suo meglio nella guida dinamica e in mezzo alle curve, quindi sul misto a media velocità, non velocissima, anche se con quel motore che adesso verremo a esaminare dopo, ragazzi, sicuramente di veloce qua se ne parla. Allora, è evidente la derivazione dalle linee, dai tratti somatici, chiamiamoli così, della prima Street Fighter Ducati, quella 1098, che aveva diviso per questioni dinamiche, non era proprio piaciuta a tutti, e riviste naturalmente in chiave moderna. Allora, Ducati dichiara una derivazione dal Joker, non lo so, se voi ce la vedete, io sinceramente non ce la vedo. Vedo invece molto netta quello che è una scelta stilistica che già con la Street Fighter 1098 precedente era stata fatta da Ducati, ovvero il cupolino in realtà non è altro che una versione compressa di quello che è la Superbike, quindi in questo caso la V4 Panigale. Se potete vedere, qua immaginatevi le prese d'aria, il faro annegato, il cupolino, immaginate che questo sia il cupolino e troverete immediatamente la somiglianza. Piace o non piace? Bah, sinceramente a me piace, chi mi segue su Instagram lo sa, me ne sono innamorato fino a prima vista, ma come molti sanno ho un posto particolare nel cuore per le Ducati, lo ammetto e l'ho sempre ammesso. Quindi purtroppo mi piacerebbe moltissimo salirci in sella e vedere come si guida, ma in questo momento ci limitiamo a un'analisi prettamente estetica. Naturalmente troncato il codino, con il portatarga molto spinto per adempiere agli obblighi di legge, deve arrivare oltre l'asse posteriore della ruota naturalmente. Il packaging è stato un vero miracolo di ingegneria, perché far stare il poderoso Ducati V4 Desmo 16 stradale qui dentro, far girare lo scarico qua sotto senza farlo sbordare, chiamiamolo così, da tutte le parti, è stato veramente un capolavoro. Dopo avervela fatta vedere, a questo punto iniziamo a parlare anche un pochino di numeri, perché è per questo che siamo qui, anche se probabilmente chi ne è appassionato li conosce già a memoria. 208 i cavalli, 178 i chili di peso, valori che possono salire a 220 cavalli e 172 kg adottando i kit racing, con un meraviglioso scarico a Krapovic che qui non vediamo, che fa scendere appunto il peso di 6 kg, non omologato naturalmente, e regala addirittura 12 cavalli per un valore di potenza massima assolutamente mostruosa. Strabordante anche la coppia, perché parliamo di 12,5 kg a 11.500 giri, quindi 1000 giri sotto la potenza massima che è 12.500, per un motore che quindi vediamo è stato sostanzialmente modificato e rifasato rispetto a quello della Panigale V4.
cambia l'impiego, dicevamo, quindi naturalmente cambia anche l'impostazione del motore, che è stato rivisto nelle sue componenti interne. Naturalmente, lo ricordiamo, questo è il 1103 cm3 della V4S, non il 1000 della V4R, molto spinto in alto e un pochino povero di coppia, se così si può dire, per l'utilizzo a cui sarebbe dedicato. Continuiamo con la ciclistica, con uno splendido forcellone monobraccio. Aspettate, giro intorno e vi faccio vedere. Dall'altro lato troviamo lo spettacolare forcellone monobraccio, muscolosissimo, robustissimo, e troviamo anche il primo elemento della ciclistica, ovvero il monoammortizzatore Öhlins TTX a controllo elettronico, perché parliamo della versione S naturalmente, che quindi fa coppia con la forcella, anche essa Öhlins NIX a controllo elettronico. E già che siamo in tema, un bel ammortizzatore di sterzo Öhlins, anche lui, come si nota dalla scritta Mechatronic System, a controllo elettronico. Impianto frenante naturalmente Brembo, si nota qui la pinza Stylema che Ducati è stata la prima ad adottare proprio sulla Panigale V4. Gommatura anche questa tutta italiana con i nuovi Pirelli Diablo Rosso Corsa 2, nell'inedita misura al posteriore 200/60, quindi un profilo estremamente corsaiolo, un po' più spinto, un pochino più un po' meno appiattito rispetto al 55, per migliorare l'agilità e quindi la guida dinamica. Ed eccomi a questo punto dove avrei voluto essere in altre condizioni, quindi in sella alla Street Fighter V4S al posto di comando, al posto di guida. I blocchetti, naturalmente, i comandi a manubrio seguono quello che è l'ultimo standard delle moto di Borgo Panigale, quindi blocchetto destro ridotto ai minimi termini, anche se, come potete vedere, qui è presente anche il controllo per le manopole riscaldate, mentre sul blocchetto sinistro si trova tutto il comparto, tutto il sistema di gestione dell'elettronica di bordo. Allora, adesso giriamo la chiave e ammiriamo l'accensione della Street Fighter V4. Naturalmente abbiamo il contagiri, evidentemente, l'indicazione del riding mode in cui ci troviamo, in questo caso street, che possiamo ovviamente cambiare con il solito tipo di comando delle Ducati, ovvero utilizzando il pulsante sul blocchetto sinistro, che permette di cambiare. In questo caso abbiamo Street, Sport e Race. Con Exit naturalmente si esce senza effettuare alcuna variazione e naturalmente possiamo anche vedere tutti i valori dell'elettronica associati a ciascun riding mode. Come potete vedere, lo Street è quello più conservativo. Troviamo, giusto così le elenchiamo, il Ducati Traction Control. Naturalmente tutti questi controlli sono in versione Evo o addirittura Evo 2, quindi le versioni più recenti di questi controlli che hanno debuttato sulla Superbike di casa Ducati, se non addirittura sulla specialissima superleggera nelle sue varie versioni. Quindi dicevo, troviamo il Ducati Traction Control, l'ABS, naturalmente con funzione cornering, il wheelie control, ovvero il controllo dell'impennata, lo slide control, ovvero il controllo di derapata, il controllo del freno motore, l'EBC, engine brake, il quick shifter in innesto e in scalata e il controllo delle sospensioni elettroniche. Naturalmente, se da street ci si sposta verso sport e race, l'elettronica diventa sempre più libera e sempre più performante. Scegliamo race, come avrei voluto poter fare io oggi, naturalmente non posso. Con il pulsante, naturalmente, se non entriamo dentro la modalità di gestione, non fa altro che permetterci di vedere tutte le informazioni che vengono riportate dal cruscotto. Completissimo, quasi come una turistica, sinceramente, nonostante bello. Ci troviamo in race e, come potete vedere, cambia anche il bordo del contagiri che diventa rosso, tanto per darvi un'idea di che cosa sta per succedere. Con l'altro blocchetto, naturalmente, io vado a cambiare invece le singole impostazioni dell'elettronica in questo riding mode, che posso fare indipendentemente dalla selezione del riding mode. Come potete vedere, se io premo select e cambio con i due tasti più e meno le impostazioni, in questo caso per esempio sto mettendo il wheelie control a 8, probabilmente qui così non si alza nemmeno spalancando il gas in prima, cosa che comunque non avrei intenzione di provare. Naturalmente seleziono il valore, in questo caso un valore 4, e posso andare a pasticciare e a giocare con tutti gli altri valori. Allora, fin qui abbiamo visto come si cambia il riding mode e come si impostano i singoli controlli elettronici nel contesto del riding mode. Andiamo adesso a vedere come si può cambiare, parametrizzare, customizzare, personalizzare il singolo riding mode. Come potete vedere qua, se di fianco, se siete sulla voce setting menu della parte sinistra, basta sfiorare, toccare per
brevissimo tempo il pulsante sul blocchetto sinistro che regola i mode per avere la possibilità di impostare naturalmente il cronometro, la retroilluminazione del cruscotto, l'orologio, insomma tutto quello che è, tutti quelli che sono i parametri dell'elettronica, ma soprattutto quello che ci interessa di più, ovvero i riding mode. In questo caso andiamo a pasticciare sul race, come potete vedere abbiamo tutti i parametri gestibili, quindi andando all'interno potete gestire impostare ogni singolo parametro, oppure riportarlo al default all'impostazione di fabbrica se fate dei pasticci. Si torna indietro e naturalmente la parte forse un pochino più interessante, perché questi li abbiamo già visti modificabili con il menu di destra, sono le sospensioni elettroniche che possono essere regolate come con la taratura fissa o con la taratura dinamica. La taratura fissa naturalmente va a click come se fossero delle sospensioni meccaniche convenzionali, oppure possiamo attivare la sospensione dinamica o parametrizzarla come ci pare, secondo naturalmente, come va di moda adesso, a funzione, ovvero il supporto in frenata, forcella, monoammortizzatore, ammortizzatore di sterzo, supporto in accelerazione, a centro curva, insomma un'interfaccia perfetta che permette di cucirci addosso ma lasciar fare l'intelligenza della Ducati Street Fighter V4 quello che è la gestione delle sospensioni. Dal punto di vista elettronico è tutto, scusate se poco, c'è veramente da perdersi, e vediamo di parlare un attimo molto rapidamente, perché evidentemente non si tratta di una prova, di quello che posso dire rispetto alla posizione di guida. Allora, estremamente naturale, il manubrio è sufficientemente rialzato per l'uso con una naked, le pedane, non so se vedete, perdonatemi, sono vestito in abiti civili naturalmente perché non mi venisse neanche la tentazione di farci anche un breve giretto. Come vedete la piega delle gambe, io sono alto circa 1,71 m, 1,72 m, è abbastanza naturale, la posizione è sicuramente molto meno costrittiva di quella di una Panigale V4, quindi adatta anche a un uso, se vogliamo, disimpegnato turistico. Io ho fatto qualche centinaia di metri di strada, vi dico la verità, dalla Ducati a qua, impostandola in modalità street, e il V4 diventa di una dolcezza che onestamente non credevo fosse possibile, perché la mia esperienza sulla Panigale V4 è di tutt'altro motore. A questo punto veniamo all'ultimo gioco che io riesco a fare e che non vedevo l'ora di fare. E vi faccio sentire il rumore di scarico della Street Fighter V4. Con questo capite che la mia voglia non si è assolutamente placata, che non vedo l'ora che questo maledetto coronavirus si levi di torno per permetterci di nuovo di godere della nostra passione. Dico nostra perché è mia come vostra, e proprio per questo abbiamo scelto di dare seguito coerentemente all'invito che vi abbiamo rivolto. State a casa, anche noi rinunciamo a fare una prova come questa, nonostante potete immaginare che razza di voglia mi salga dentro, e salga dentro a tutti quanti, ai miei colleghi, al Perfetto, a Lillo, al Gix e anche a Nico, di riprendere la propria moto, alla Cristina Bacchetti, e andare a farsi un bel giro. Ragazzi, teniamo duro, noi ci limitiamo a questo contatto puramente platonico con la V4S. Da Bologna è tutto, un ciao e mai come in questa occasione, arrivederci alla prossima prova. Ciao!